Il mistero vi attende qui su UFO News GL e come sempre noi non amiamo farlo aspettare troppo. E oggi siamo qui per una news ufologica davvero importantissima di livello mondiale e anche se in Italia arriva come sempre in ritardo di circa un giorno questa tipologia di informazione e di notizia, anche se tende a essere immessa in rete con molta prudenza, spesso con scetticismo e tutto quel corollario che ormai conosciamo abbastanza bene. In realtà in questo caso, per quanto si possano muovere in direzione di appunto scetticismo, sfottimento, risatine, schernimento e quant'altro, sia per la notizia che per chi le pubblica, in realtà siamo davanti forse ad un passo piuttosto lungo e importante verso quella disclosure che tanto stiamo aspettando ormai in tanti e da tanti anni, e naturalmente che da qualche anno, pochi purtroppo a questa parte, sta mostrando in qualche modo qualche barlume di speranza, qualche scenario, qualche documento veramente significativo come quelli che abbiamo già visto, come per esempio il memorandum del Davis, come per esempio il programma Kona Blue, che tra l'altro oltre a dei video brevi che trovate qui sul canale troverete anche delle live insieme al collega Massimo Cirami, ufologo e ricercatore nonché amico naturalmente, in cui approfondiamo l'argomento, vi leggiamo i documenti, vi spieghiamo le parti salienti e arriviamo di conseguenza a quella che è la notizia di oggi. Immaculate Constellation, questo è il nome del programma segreto secondo un insider, o come viene detto in questo momento un whistleblower, cioè un fischiatore, il quale avrebbe rilasciato in seduta segreta presso il Congresso degli Stati Uniti un documento, quindi una testimonianza. È un documento di 177 pagine nel quale si svela questo programma, in cui si è reso pubblico un rapporto che il Pentagono starebbe gestendo un programma di ricerca sugli oggetti volanti non identificati classificato, che raccoglie e mette in quarantena dati su fenomeni straordinari di tipo fortiano, quindi ufologico, il fenomeno degli UAP, eccetera, e non, quindi anche altra tipologia di fenomeni misterici, inclusi video ed immagini prima che vengano condivisi sui canali regolari. Ciò significa essenzialmente che il governo degli Stati Uniti sta cancellando progressivamente, meticolosamente, ogni traccia del passaggio di fenomeni UFO, di raccolta di dati e di UFO di cui sarebbero in possesso, nonché apparizioni, quindi avvistamenti e quant'altro di fenomeni aerei non identificati, e sta dicendo al pubblico che non ci sono invece prove. Quindi questo documento spiattella la verità, chiarendo che il governo sta mentendo per proteggere dei segreti molto importanti. E tra i segreti che sta proteggendo ce ne sono alcuni che scavano a fondo nel mondo dell'ufologia di questi ultimi, oserei dire, oltre 70 anni, fino ad arrivare addirittura alla seconda guerra mondiale. E giusto per citare alcuni punti importanti, oltre alla raccolta di informazioni meticolosamente cancellata, oltre un programma di raccolta di veri e propri oggetti non identificati precipitati al suolo, catturati e quant'altro, oltre a un programma di retroingegneria per far funzionare velivoli creati attraverso l'ingegneria inversa, attraverso i metamateriali e tutta una serie di cose che abbiamo ampiamente discusso in video e live su questo canale, ci porta esempi con tanto di dati, di sigle delle organizzazioni, facendo nomi e cognomi. Il rapporto descrive vari incidenti che sono stati trovati
negli archivi, alcuni dei quali parlerebbero di cattura di cacciamilitari, di scorta da parte di UFO di cacciamilitari in zone che sarebbero interdette e proibite al volo militare statunitense e che coinvolgerebbero i più sofisticati velivoli come l'F-22 Raptor. Si parla naturalmente di coinvolgimento delle portaerei in mari aperti, addirittura con un quasi atterraggio di velivoli sconosciuti che hanno lasciato a bocca aperta i marinai sopra le portaerei. Si parla di disinformazione sulla divulgazione degli UAP di organismi creati appositamente come l'ARO, come la TIP, eccetera, per disinformare le persone e coprire i segreti sugli UFO, e che alle spalle di tutto questo ci sarebbero stati programmi nel tempo come il Blue Book, che hanno tolto all'USAF il potere di portare avanti dei programmi militari che sono stati finiti quindi di conseguenza gestiti dalla CIA, la Central Intelligence Agency, che a sua volta avrebbe in qualche modo dato il permesso di accesso limitato per portare avanti la retroingegneria, ma questo l'abbiamo visto già in tantissimi documenti declassificati, proprio a quelle organizzazioni come la Boeing, la Grumman, la Lockheed Martin, la Shankworks, il DARPA e via discorrendo, che poi portano avanti lo sviluppo attraverso appunto programmi di retroingegneria di nuove tecnologie, di nuovi armamenti. Si parla quindi di silenzio che sono stati costretti a mantenere alcuni ammiragli, generali, cosa che oggi non sta più accadendo. Abbiamo visto che ci sono tantissimi generali, colonnelli, ammiragli che stanno parlando. Naturalmente ci sono tutta una serie di politici coinvolti in questa contromossa al Congresso degli Stati Uniti, che sta cercando di portare alla luce quelle che sono le questioni legali e segrete portate avanti con questo programma dal Pentagono, del governo americano e dalla CIA, a discapito dell'utenza, quindi del Congresso degli Stati Uniti che la rappresenta. Naturalmente si parla di senatori, di membri del Congresso che stanno cercando di far luce nonostante la miriade di ostacoli che sono stati generati in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni. Si parla di fonti parallele, di giornalisti come per esempio i più famosi protagonisti della TV statunitense, canadese, australiana, eccetera, con i loro importanti podcast. Una ribalta proprio di quei personaggi che stanno testimoniando in tutto il mondo, tra cui anche Lue Elizondo, che in questo momento era sotto i riflettori di tutto il pianeta grazie al suo imminente. E qui una domanda nasce spontanea, visto che il libro è stato autorizzato in alcune sue parti e in altre è stato autorizzato soltanto parzialmente oppure vincolato, eccetera, sembra quasi un annuncio di quello che sarebbe successo di lì a poco, cioè la fuoriuscita di questo documento al Congresso, documento che naturalmente sarà sicuramente importantissimo, documento che è oggetto di discussione in tutti i social, in tutti i media, in tutti i podcast, in tutti i TG a livello globale, che sarebbe pieno di fotografie, di documenti correlati, di video, eccetera, molto chiari, molto nitidi, alcuni dei quali non solo con immagini termiche e con immagini tradizionali, ma anche con altra tipologia di immagini e di sensori. E naturalmente non mancano anche le questioni misteriche collegate al fenomeno UFO, come una determinata simbologia e l'accenno ad una società segreta come quella del Sole Nero, che lì apre tutto uno scenario legato naturalmente al nazismo occulto esoterico nella seconda guerra mondiale e ad altri programmi segreti correlati come il Solar Warden, che viene esplicitamente collegato e che viene esplicitamente nominato. E se non sapete cos'è, vi invito a vedere i video in cui vi racconto la storia di questo programma, dell'hackeraggio dei server statunitensi dei servizi segreti che ne parlavano, della fotografia
che l'hacker è riuscito a immettere in rete, del tutto l'ambaradan che è successo successivamente, cos'è il programma SolarWarden e cosa naturalmente contiene. Infine, cosa più importante di tutti, siete tutti quanti invitati a partecipare al live streaming che si terrà l'11 ottobre, cioè domani, naturalmente sempre nel 2024, che coinvolgerà nuovamente me e il collega amico Massimo Cirami, dove parleremo di quello che sarebbe il contenuto di questo documento, naturalmente vi spiegheremo alcuni dei dettagli che sarebbero emersi dalle interviste, dal rilascio di informazioni, eccetera. Ovviamente vi lascerò il link diretto della live tra i commenti, ma la trovate come sempre tra le live programmate del Salotto dei Misteri e via discorrendo. Vi aspettiamo quindi in tanti, vi saluto, vi ringrazio di essere stati ancora una volta qui con me, ci vediamo con i prossimi video e naturalmente con la live, e ovviamente, come dico sempre, occhi aperti in questo momento proprio alla disclosure, ai fenomeni UFO che in questo momento sono in costante aumento e sembrano manifestarsi sempre di più, come a dire: noi ci siamo, guardate il cielo, non solo ai documenti, magari riuscirete a fare qualche avvistamento importante e me lo potrete segnalare a ufo-avvistamenti@virgilio.it. Ciao a tutti e naturalmente vi aspetto in live.